Bentornati nel mio canale YouTube, questo video è dedicato al trasformatore. Vedremo come capire il trasformatore, una spiegazione semplice, nulla di complicato. Vedremo come funziona, cosa serve e vedremo anche una simulazione e le misurazioni elettriche con il software Multisim. Quindi, qual è l'obiettivo completo di questo video? Non è analizzare ogni dettaglio, ogni aspetto teorico-costruttivo del trasformatore, altrimenti non sarebbe una spiegazione semplice, ma serve ad offrire una panoramica, diciamo chiara e accessibile a tutti, sul funzionamento del trasformatore e sulle sue caratteristiche, che vedremo quali sono durante le prossime slide. Bene, andiamo pure avanti. Innanzitutto, cos'è un trasformatore? Il trasformatore, lo dice la parola stessa, deve trasformare qualche cosa. Cosa trasforma? Essendo una macchina, è una macchina elettrica statica, quindi non crea niente, serve solo a modificare i valori di tensione e di corrente in un circuito a corrente alternata, mantenendo però in questa modifica da una tensione, da una corrente ad un'altra, mantenendo costante la frequenza fra i due circuiti. È composto essenzialmente da un nucleo ferromagnetico e da due avvolgimenti, come possiamo vedere schematicamente definiti in questa immagine, dei quali uno è l'avvolgimento primario ed è connesso alla sorgente di energia elettrica ed un altro, quello a destra, il secondario, è connesso invece all'utilizzatore di quella corrente. Gli avvolgimenti che vediamo, questi qua, sono chiamati avvolgimento primario e avvolgimento secondario. Questo primario è connesso alla fonte di energia elettrica, questo invece è all'utilizzazione. Gli avvolgimenti sono classificati in base al numero di spire. Questo, il primario, è un maggior numero di spire, il secondario un minor numero di spire. Questo abbiamo l'alta tensione, qui abbiamo la bassa tensione. Se la corrente in uscita ha una tensione minore rispetto a quella di ingresso, si parla di un trasformatore abbassatore. Nel caso contrario, trasformatore elevatore. Quindi abbiamo un avvolgimento primario e un avvolgimento secondario, dove abbiamo le caratteristiche di corrente e di tensione che dipendono proprio dall'energia della sorgente, che viene trasformata, poi vedremo perché, in una corrente diversa da questa e con una tensione diversa. Ma andiamo a vedere altre informazioni. Abbiamo detto prima che il trasformatore è per corrente alternata, ma perché solo per la corrente alternata? Il trasformatore funziona solo in corrente alternata perché si basa sull'induzione elettromagnetica di Faraday. Che cosa richiede? Richiede un campo magnetico variabile. La corrente alternata crea un flusso magnetico variabile nel nucleo, quindi induce una tensione nel secondario. Perché la continua non funziona? Perché se applichiamo una corrente continua DC, la corrente primaria sarebbe costante, non ha un flusso variabile, generando quindi un campo magnetico statico. Un flusso magnetico statico costante nel nucleo non induce alcuna tensione nel secondario, quindi non si può avere trasformatori per corrente continua. Quali sono i rischi se lo alimentiamo a corrente continua? Potrebbe saturare il nucleo magnetico e causare un surriscaldamento del trasformatore, quindi se lo usiamo d'estate che c'è già caldo di suo, ci inguaiamo. Principio di funzionamento del trasformatore. Parliamo in questo caso di un trasformatore monofase, si basa sull'induzione, abbiamo detto, elettromagnetica. Quando una corrente alternata passa attraverso l'avvolgimento primario, eccolo qui, genera un campo magnetico che induce una tensione nell'avvolgimento secondario, quindi abbiamo da V1 a V2. La relazione tra le tensioni ai capi dei due avvolgimenti è data dal rapporto dal numero di spire dei due avvolgimenti, avvolgimento primario e avvolgimento secondario.
La relazione è inversa, c'è una relazione inversa tra tensione e corrente. Se il trasformatore riduce la tensione al secondario, cioè V2 è minore di V1, per mantenere la potenza costante, la corrente al secondario deve ovviamente aumentare, perché altrimenti la potenza P uguale a V per I, se diminuisce V deve aumentare I. Questo fenomeno è basato sulla legge di conservazione della potenza elettrica. Se poi facciamo una conversazione, diventa una legge sulla conversazione, possiamo conversare della potenza elettrica. Altre informazioni sui principi di funzionamento, parliamo della conservazione della potenza in un trasformatore ideale. In un trasformatore monofase ideale, la potenza in ingresso è uguale a quella in uscita. Il trasformatore trasferisce la potenza dal primario al secondario modificando la tensione e la corrente. Considerando che il trasformatore ideale, il cos-φ, cioè il fattore di potenza, rimane invariato nel passaggio dal primario al secondario, la potenza d'ingresso, cioè P, V per I per coseno di σ, possiamo calcolarla P uguale a V per I, e deve essere uguale alla potenza in uscita, P2 uguale a V2 per I2. Poiché la potenza tra la tensione e corrente P per I, se la tensione diminuisce, ovviamente la corrente deve aumentare proporzionalmente per mantenere l'equilibrio e lo stesso valore della potenza, perché dicevamo la potenza in ingresso deve essere uguale alla potenza in uscita dei due circuiti. Rapporto delle spire. Il rapporto tra le correnti invece è inversamente proporzionale al rapporto tra il numero delle spire n. Secondo questa equazione, I con 2 diviso I con 1 sta al numero di spire del primario, ho scritto n1 fratto n1, ma sarebbe n1 fratto n2. Se l'avvolgimento primario n1 ha più spire rispetto al secondario, la corrente secondaria risulterà maggiore. Piccolo calcolo. Un trasformatore che abbassa la tensione, ad esempio da 230 a 12, riduce la tensione di circa 19 volte. Di conseguenza la corrente in uscita nel secondario deve essere circa 19 volte maggiore di quella nel primario, perché altrimenti la potenza non avrà quell'equilibrio tra ingresso e uscita. Vediamo adesso nel nostro simulatore, nel nostro software multisim, qual è il trasformatore. In multisim io uso il 14, ma forse voi avete anche delle versioni precedenti, non ha importanza. I trasformatori sono situati principalmente nel gruppo Basic, Transformer, e sono disponibili sia modelli ideali che modelli configurabili per simulazioni specifiche. Per quanto riguarda i trasformatori monofase, eccole qua, abbiamo 1P, 1S, significa che è un trasformatore con un primario e un secondario. 1P, 2S è un trasformatore con un primario e due secondari indipendenti, ad esempio utilizzabili per creare alimentatori duali come quello che trovate scritto. Abbiamo un primario e un secondario a presa centrale utilizzato nei raddrizzatori a doppia semionda, e poi abbiamo quelli configurabili. Una volta che lo scegliamo e lo posizioniamo e lo utilizziamo nel software, possiamo accedere alle proprietà dove possiamo modificare il rapporto 10:1. Cosa significa questo? 10:1 è il rapporto di trasformazione, cioè significa che il rapporto tra le spire dell'appoggiamento primario di ingresso e quello secondario di uscita è 10:1. Questo mi indica che è un trasformatore abbassatore. Se applicato come abbassatore di tensione, significa che per ogni 10 volt in ingresso al primario si ottiene 1 volt in uscita. Quindi se ho una tensione di 10, in uscita avrò 1. Se ho 20 ne avrò 2, se ho 100 avrò 10 volt. E possiamo modificare, perché per default mi dà questo rapporto di trasformazione, posso modificarlo accedendo alle proprietà del nostro trasformatore multisim.
Invece quello virtuale lo trovo su Basic Virtual e c'ho qua trasformatore virtuale. Il trasformatore virtuale si trova, abbiamo detto, la funzione viene utilizzata per simulare alimentatori o circuiti raddrizzatori. Anche questo possiamo personalizzando facendo doppio clic sul componente e poi impostando facilmente il rapporto di spire. Primary to secondary turns ratio. Anche in questo caso, cosa significa questo valore? Diminuisce il valore della tensione in ingresso dividendo il valore della tensione in ingresso per il valore del turns ratio. Quindi in questo caso per quello virtuale non significa che se entrano 10 volte ne usciranno 2, ma significa che il 10 va diviso per 2, quindi avrò 5 volte. Se V1 è 2,20 e V2, in questo caso sarebbe la metà, 110. Lo sfasamento della tensione in un trasformatore ideale. In un trasformatore ideale la tensione del secondario è in controfase, cioè sfasata di 180 gradi o π radianti, rispetto alla tensione del primario. Questo significa che quando la tensione del primario è al suo picco positivo, quella del secondario è al suo picco negativo, ognuno ha i suoi picchi. Questo perché, come dicevamo all'inizio, a causa della legge di Faraday sull'induzione elettromagnetica e dell'orientamento degli avvolgimenti. Infatti il flusso magnetico variabile nel nucleo induce una forza elettromotrice, cioè la tensione, che per convenzione crea uno sfasamento di 180 gradi tra le due tensioni, tra primario e secondario. Qui vediamo che la tensione del primario, questa in rosso, ha il suo picco massimo positivo e qui c'è il picco massimo negativo di quella bassa tensione ed inoltre lo sfasamento di 180 gradi perché 180 gradi sono qua mentre ovviamente qui siamo a 360 90 180 270 360 questa comincia a 0 e questa invece comincia a 180 gradi dopo. Finita questa parte introduttiva, adesso passiamo a Multisim per vedere proprio il funzionamento e le caratteristiche di quello che abbiamo detto. Verificheremo il rapporto di trasformazione della tensione della corrente tra ingresso e uscita, che la potenza rimane costante, vedremo anche lo sfasamento e poi che anche la frequenza non cambia tra il circuito primario e il circuito secondario. Bene, ma passiamo adesso al nostro software. Eccoci nel multisim, vado a prendere i componenti. Vado qua sulle sorgenti, power source, eccolo qua. Assi power, ok, lo mettiamo qui. Prendiamo anche il ground. E vado a prendere anche il nostro trasformatore, vi dicevo che si trova su Basic, dove c'è Transformer, eccolo qua, prendo questo qui che è quello, un primario e un secondario. Ecco, mi fermo momentaneamente qui, mettiamo un po' di zoom, questo è il nostro simbolo vado a collegare l'alimentazione al mio trasformatore, questo lo mettiamo qua, questo lo mettiamo ovviamente sullo 0 e se adesso ho 120 volt a 60 Hz, questo è il valore di picco, facciamo 220, adesso la trasformazione da 220 a 1, quindi in pratica qui io dovrei trovare 22 volt. Per poterli misurare vado a prendere un multimetro, collego così il più col meno,
vado a controllare la configurazione, che lo metto su corrente alternata e voglio vedere i volt, ok. Lanciamo il programma, vado ad aprire lo strumento ed ecco mi trovo 22 volt, quindi vado da 220 a 22 volt con la riduzione ogni 10 volt in ingresso ne ho uno in uscita, quindi 220 diviso 10, 22 volt. Se voglio ovviamente diminuire devo cambiare la configurazione del ratio, ad esempio se ogni 10 volt ne voglio 3, quindi lui mi dice guarda che sei in simulazione. 220, vediamo il valore che viene fuori, mi dà praticamente 66 volt. Allora, perché viene 66 volt? Perché ogni 10 viene fuori un valore di 3. Giustamente 220, questo corrisponde al valore di 220. 220 diviso 10 sono 22. 22 devo per 3, 66 volt. Ovviamente l'ho lasciata a 60 Hz, mettiamo i 50 Hz perché siamo in Italia e andiamo a vedere che cosa succede. Vi dicevo per il discorso, se invece vado a modificare ancora il ratio e faccio 2, dovrei avere 44 gatti. No, per quale motivo? Perché era in run, lo rimandiamo in... Eccolo qua, era in run, quindi mi aveva memorizzato il valore di prima lo strumento. Vi dicevo, per quanto riguarda il discorso della frequenza, andiamo a vedere, se vado a prendere questo del volt, questa sonda, e lo metto qua, e mi fa vedere che qui ho 220 volt, questo vabbè, sono i 220 volt, questa qua è la corrente alternata, l'onda positiva, l'onda negativa, e se ne prendo un altro e lo metto da questa parte, ecco, giustamente mi fa vedere che la frequenza sono 50 Hz di qua e 50 Hz dall'altra parte, quindi c'è un trasferimento di energia dove la tensione è cambiata da 220 a 44 volt, ma la frequenza è comunque la stessa. Bene, vediamo qualche altra cosa relativa a questo discorso. Ok, vado a prendere per misurare gli ampere, prendo un altro multimetro, metto in stop, prendo un altro multimetro, lo metto qua e con questo multimetro vado a misurarmi gli ampere che ho in questa. Lo vado a sistemare, quindi ampere, corrente alternata, ok. Vado a cambiare anche questo qua, facciamo che sia 50 volt. Vediamo che cosa viene fuori di amperaggio. Vedete che mi dice che ho 2,87 nanoampere. Vabbè, per adesso vediamo cosa succede. Questo qui vado ad eliminare queste due, vado a prendere un altro strumento perché voglio sapere anche la corrente da questa parte e quindi faccio così, questa con questa con questa e poi mettiamo un carico resistivo di qualche cosa, non so, anche una resistenza. Place component, dove sono resistori, anche questo da un K non ha importanza. Basta. Colleghiamola. Questa qui la portiamo. Ecco, andiamo a vedere i risultati, quindi.
metto in run, qui ho 2 mA come corrente prima corrente in ingresso nel primario, ho 10 volt, per quale motivo? Perché 50 diviso 10 da 5, il 5 lo moltiplico per 2, quindi 10 volt. Quant'è invece la corrente? Sono 10 mA. Vado a calcolarmi la potenza che ho in ingresso e in uscita del trasformatore. Andiamo a vedere. Prendo la mia calcolatrice, ovviamente la potenza è V per I, quindi sono 50 volt per 2 mA 0,002, quindi ho una potenza di 0,1 watt. Ok, cancello tutto e vado a moltiplicare i miei 10 volt per 10 mA, quindi 0,01 uguale 0,1. Quindi abbiamo verificato che la potenza del primario è uguale alla potenza nel secondario, così come abbiamo visto prima anche la frequenza. Naturalmente, sempre per il discorso della legge di Faraday, se va a diminuire i volt, per la conservazione della potenza, visto che la potenza è V per I, se diminuisce V deve aumentare I, altrimenti non c'ho più lo stesso risultato di potenza. L'ultima cosa che vogliamo vedere è mettere un wattmetro e un oscilloscopio per evitare di usare la calcolatrice. Andiamo quindi a farlo. Ok, vado un attimo a prendere un wattmetro, sì, lo mettiamo in stop, wattmetro 6, questo è l'oscilloscopio, intanto lo metto qua, mi servirà per dopo, e il wattmetro, multimetro, generatore di funzione, un wattmetro, ok. Un po' diminuiamola e lo mettiamo più in qua, ecco, mettiamo un po' di nuovo lo zoom. Allora, per quanto riguarda l'oscilloscopio, lo sposto un attimo di qua, facciamo un po' di spazio, quindi prendo questa parte dello schema, lo sposto, ecco, così che ho lo spazio per questo qua, questo lo metto più in qua. Quindi il wattmetro, questo per collegarmi per quanto riguarda i volt, e questo qua per quanto riguarda la corrente. Anzi, visto altrimenti ho degli incroci senza precedenti, facciamo così. Tolgo questi due perché ci sono troppi incroci, questo lo metto da questa parte, questo lo sposto un po' più in qua, ok. E allora, per quanto riguarda i volt, questo lo mettiamo qua, quindi la tensione, il più e il meno, questa è la corrente, ecco così si vede meglio, e qui misura la mia corrente. Lo stesso lavoro devo farlo dall'altra parte per misurarlo dopo il secondario. CTRL C, CTRL V, spostiamo un attimo tutto questo parte del blocco. Ecco, anche in questo caso devo collegare i volt di ampere in questo modo qua, e aumento, faccio così si vede, aumento la tensione, invece di 50 metto 220, 50 Hz ci sono, qui c'è un K, casomai lo modifichiamo per vedere meglio. Naturalmente 8,8 mA,
perché ho cambiato i 220 volt. 220 volt diviso 10 sono 22, per 2 44, in fila col resto di 2. In uscita ho 44 mA, andiamo a vedere direttamente la potenza. Dice che ho una potenza di 1,936 watt e 1,936 watt, quindi abbiamo riconfermato il discorso della potenza, che si trasferisce la potenza. L'unica cosa che cambia, se diminuendo la tensione aumentano i milliampere. Non c'è bisogno che usi la calcolatrice, vengono fuori sicuramente questi valori. Vediamo, abbiamo visto che possiamo modificare la tensione al secondario agendo su questo parametro secondary coil. Adesso, essendoci 2, posso già sapere subito che cosa avrò di tensione nel secondario, perché il 10 sta a 220 volt, quindi 220 diviso 10 da 22 per 2 mi dà 44. Se nel secondario voglio direttamente 5 volt, devo fare un calcolo che mi permetta, un calcolo che mi deve indicare che valore devo andare a scrivere qui. Ad esempio, nel caso che io volessi 5 volt, io so che la tensione del primario vale 10. Al secondario adesso non lo so, cioè l'ho calcolato, ma se nel secondario voglio 5 volt, devo modificare questo parametro che posso assumere come x. Quindi avrò il primario sta a 10, come i 5 volt che voglio sta ad x. Ovviamente se faccio questi calcoli, la mia x, il valore che dovrò andare a mettere sarà, l'ho già fatto prima, quindi non sto a usare la calcolatrice, 0.22 72,1. Ecco. In questo modo, riducendo il numero delle spire, metto in run e qui dovrei trovarmi 5 volt rispetto, vabbè, questa qui è la corrente, rispetto ai miei 220. Quindi dipende dalla tensione che voglio avere all'uscita, basta che mi ricordo che il primario sta a 10, il primario sta a 10 come il secondario. In questo caso, se io il secondario ho già scelto che voglio 20 volt, come 20 sta ad x. Quindi vado a trovarmi la mia x e il valore trovato lo vado ad inserire sul secondario. Vi dicevo la possibilità di vedere lo sfasamento tra la tensione del primario e la tensione del secondario, ma piuttosto che andare a collegare adesso il nostro oscilloscopio a 2 canali per poterlo vedere, facciamo così. Siccome la simulazione l'ho già pronta, evitiamo di perdere altro tempo perché già il video è abbastanza lungo. Eccolo qua. È come quello di prima, solo che ho messo una lampada a 5 volt, perché visto che ho l'uscita a 5 volt, e poi i componenti sono esattamente gli stessi. Questa qui è la potenza, quest'altra è la potenza, ovviamente avendo cambiato da 44 volt a 5 volt, è cambiato un po' tutto. Andiamo a vedere il nostro oscilloscopio. Eccolo qua il nostro oscilloscopio, dove questa è la tensione al primario e questa è la tensione al secondario. Come possiamo vedere, qui c'è il picco massimo, qui c'è il picco minimo del secondario, e l'onda positiva inizia dopo 180 gradi del primario. Per quanto riguarda l'oscilloscopio, vi dicevo all'inizio del video, la scala è messa a 200 volt per divisione, questa a 2 volt per divisione, in modo da poter vedere
da poter vedere meglio le due onde. Bene, direi che è tutto, vi ringrazio per la visione di questo video, spero che sia stato di vostro interesse, di gradimento, che vi auguro una buona continuazione con la vostra navigazione su internet. Se desiderate iscrivervi al mio canale fatelo pure, dove troverete moltissimo altro, e arrivederci al prossimo video.